La vera ricchezza non deriva dall'abbondanza di beni materiali, ma da una mente serena. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? La lettura di oggi me l'ha ispirata, il post in community, quello con Chicco la Genesa, questa, che tra l'altro non è mia ma del papà di Chicco, che ringrazio, perché nei vostri commenti è venuta fuori spesso e volentieri la parola abbondanza. Quindi oggi chiediamo ai tarocchi di farti vedere che tipo di abbondanza ti è riservata, può essere in amore, nel lavoro, nel denaro, insomma, quello che uscirà nella stesa. A fine lettura rispondo anche ad una tua domanda, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei tre mazzi e facciamo questa lettura dell'abbondanza, in tutti i sensi. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo tre mazzi per questo interattivo dal titolo Lettura dell'abbondanza in tutti i sensi e vediamo con i tarocchi di che abbondanza si tratta, può essere in amore, nel lavoro, nel denaro, possono anche essere delle opportunità, quello che i tarocchi vogliono farti vedere. Noterai che a differenza delle altre volte ho utilizzato queste banconote che sono reali, anche perché sappiamo che il denaro è un pessimo padrone ma un ottimo servitore. Così oggi ho pensato di servirmi di lui non tanto per il significato del denaro in sé, quanto per il numero che porta. E per la variante numero 1 abbiamo il numero 10, rappresentato in numerologia dal 1 e dallo 0, che amplifica un po' il significato del numero 1, in questo caso sta a significare la leadership, il coraggio spirituale. Poi ci sono anche tanti altri significati, potete andarveli a cercare perché può essere un argomento interessante. Per la variante numero 2 abbiamo la moneta con il numero 1 e il numero 1 è la forza da cui tutto prende forma e significa anche indipendenza, autonomia, cose di questo tipo. Per ultimo, ma non meno importante, la variante numero 3 col numero 100, che rappresenta la motivazione, l'ambizione, anche tanto un movimento verso il progresso. Quindi focalizzati bene su uno dei tre mazzi, oppure sui numeri 10, 1, 100, come preferisci. Sai che è un interattivo, come tale va considerato, se non risuona semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Vado a farti questa lettura dell'abbondanza in tutti i sensi e ti lascio un po' di tempo per pensare. 10, suerte per te. Facciamo questa lettura dell'abbondanza, prima però voglio parlare di te, lo faccio con questo mazzo e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Mi connetto con la tua energia, vediamo chi è il numero 10. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è il 10? Dieci sei di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. 10 tu sei un qualcuno che in questo momento ha una grande forza di volontà, nel determinazione ti vedo, con questo cavaliere di bastoni, e nonché abbiamo anche il carro, quindi come se tu avessi una marcia in più rispetto ad un qualcosa che vuoi portare a termine o stai portando avanti, nonostante con questo appeso delle battute d'arresto, perché possono esserci state. Ti vedo particolarmente connesso, con il colore rosso, potresti indossarlo in questo momento o averlo intorno a te. Alcune lettere con le quali potresti sentirti identificato, sono la lettera L, la lettera C, B, V, E e lettera P, magari l'iniziale di un nome, di un cognome, di un paese. Mi dicono di te, guarda,
qui abbiamo determinazione proprio in tutti i sensi, c'è anche un asso di spade, non a caso per te, come se, voglio quello a tutti i costi, voglio fare una certa cosa a tutti i costi e anche lungamente meditata, eh. Ehm, sei una persona con una grande capacità di amare e questa cosa che vuoi a tutti i costi potrebbe anche far riferimento ai sentimenti. Mi fanno vedere che, sei, un po' alle prese, se vogliamo, con un qualcosa che tu devi necessariamente superare, dicono qui, eh. Può trattarsi anche, di un qualcosa che, come ti ho detto, c'è un conflitto, perché qui abbiamo un 5 di spade e un 5 di spade indica anche un lasciare andare, indica probabilmente anche la sensazione un po' di battaglia persa. È un passaggio in ogni caso. Hai una forza di volontà pazzesca, e non dovresti avere nessun problema, dicono le carte. Abbiamo poi addirittura la carta della giustizia qua e una temperanza. La temperanza indica anche che per te, mhmm, anzi che tu potresti essere, molto supportato anche in un qualcosa che stai facendo. Quindi se parliamo di sentimenti, può essere un amore ricambiato. Puoi avere un qualcuno vicino a te, che ti agevola, ti aiuta, ti supporta. E se non parliamo di sentimenti, è proprio questo carattere che hai tu, questa, forza di volontà, questa spinta, nel riuscire ad arrivare in ogni caso, a quello che può essere il tuo obiettivo, a prescindere da questo 5 di spade che indica un po' un passaggio, un dover comunque necessariamente lasciare andare un qualcosa. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, una persona qui con il 10, numero 10, assolutamente in grado di distinguere quello che è il bene dal male, ti vedo molto comunicativo, un qualcuno che potresti fare un lavoro che ha a che fare con le persone, la comunicazione, ti vedo in un certo senso come se tu gestissi, ecco, un qualcosa oppure anche più persone, in ogni caso se c'è un qualcosa che tu devi lasciare andare con questo 5 di spade, sappi che la vera ricchezza non deriva dall'abbondanza di beni materiali, ma da una mente serena e questo mi è venuto così di getto da dirti, anche un po' per via di queste carte che ho visto e abbiamo anche la luna, per quello che ti dicevo che la vera ricchezza non deriva dall'abbondanza di beni materiali, ma da una mente serena, quindi rassereniamoci, numero 10. E adesso ti faccio questa lettura dell'abbondanza, quello che sarà per te, per il numero 10. Vediamo. Dieci, io qua in assoluto per te, ci vedo abbondanza di sentimenti, parliamo d'amore, Abbiamo, qui una coppia, può essere che tu lo sia già in questo momento in coppia, se non lo sei ancora, perché, potrebbe anche essere così, qua ci parlano di una nuova conoscenza che tu andrai a fare. Diversamente se, nel caso tu fossi già in coppia, l'abbondanza che riceverai qua riguarda in assoluto quello che è, il campo sentimentale. Abbiamo un 9 di coppe, un'imperatrice, un asso di coppe, 2 di bastoni, un 10 di denari, nonché, questa coppia qua iniziale. Quindi qua abbondanza per il numero 10 me la fanno vedere in amore,
può essere, una nuova conoscenza che tu farai, ma io ci vedo un consolidamento con un qualcuno che potrebbe già essere presente nella tua vita o che potrebbe anche far parte magari una conoscenza del tuo passato, e si festeggia un qualcosa, qui 9 di coppe, siamo felici, siamo soddisfatti. Un'imperatrice qua ci mette anche la firma e andiamo, a gioire sicuramente di quello che può essere, un incontro sentimentale oppure, una ritrovata serenità con un qualcuno. Io qua ci vedo anche tanto con questo 10 di denari la famiglia, quindi, parlano anche, volendo, di una ritrovata serenità in famiglia, in quello che ti circonda, Imperatrice, asso di coppe, e questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Quindi per il numero 10 sono sentimenti, amore, oppure serenità in ambito familiare, nonché con un 10 di denari anche dei soldi che arrivano, qua. Magari può essere anche un'eredità, volendo. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda. Per il numero 10 vediamo cosa ti dicono gli arcani maggiori. Per il numero 10. Il carro, le stelle e il sole. Beh, l'avevo già anche detto prima, qui la risposta in assoluto è un sì, anche grazie sicuramente alla tua forza di volontà, come ti dicevo anche all'inizio. Qui c'è il raggiungimento di una meta, di un sogno, un'aspettativa. La carta del sole è un sì e ci parla anche tanto di sentimenti. Quindi, l'abbondanza qua io ce la vedo tanto sulle questioni sentimentali, può essere con la conoscenza di un qualcuno, la ripresa di una relazione o il fare un passaggio successivo in una relazione che tu hai in questo momento, nonché, se la tua domanda era diversa, qui, la risposta è in assoluto un sì, per il numero 10. Ricorda che, mi viene da dirti questa frase perché con 3 carte così, se sei riconoscente, di quello che hai, avrai ancora di più, questo ricordatelo. Adesso ti scrivo un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. Per il numero 10. Mh. Per il numero 10. Nei tuoi pensieri c'è una cosa che, vuoi realizzare da tempo. Mh. Qualcosa che vuoi realizzare da tempo. Riguarda la tua casa o il posto dove vivi. Mh. Per realizzare questa cosa, se non ci
riesci da solo, mh, che è probabile, sembra una cosa importante, che è probabile, troverai una persona che ti aiuterà, ti aiuterà a fare questa cosa, a farlo. Puoi fidarti di questa persona, ehm, perché è di poche parole, ma ha tanta esperienza. Mh. Questo era il messaggio per te. Nei tuoi pensieri c'è una cosa che vuoi realizzare da tempo. Riguarda la tua casa o il posto dove vivi. Se non ci riesci da solo, che è probabile, troverai una persona che ti aiuterà a farlo. Puoi fidarti di questa persona perché è di poche parole, ma ha tanta esperienza. Questo era il messaggio per te, numero 10, e ti dico adelante. 1, suerte per te. Facciamo questa lettura dell'abbondanza, prima però voglio parlare di te, lo facciamo con questo mazzo e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, 1, mi connetto con la tua energia per il numero 1, vediamo. Chi è il numero 1? Mazzo centrale, energia neutra. Numero 1, sei di un segno di terra. Un toro, capricorno, vergine o potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesce o avere l'ascendente in uno di questi segni. Qui ho tanta energia anche dei segni di terra, numero 1, non a caso c'è uscita questa carta del mago, che significa che tu sei un qualcuno capace di fare qualsiasi cosa, della serie, potresti, fare anche più di un lavoro o comunque possono darti da fare tantissime cose e tu riuscire a realizzarle al meglio tutte, Ti vedo una persona spirituale, abbiamo il mago, abbiamo un re di coppe, un qualcuno, comunque dotato di, anche un sesto senso se vogliamo, per te. Forse è per quello che ti riesce bene fare qualsiasi cosa. Qui, un 6 di denari ci parla in un certo senso di un'offerta che può essere che ti abbiano fatto di recente una proposta di andare a fare un qualcosa con un qualcuno. Io qua ci vedo tanto una collaborazione, perché chiaramente tu sai fare qualsiasi cosa e lo sai fare bene e qualcuno ti ha sicuramente proposto di collaborare. Non a caso qui abbiamo un carro, che indica è come se tu in questo momento avessi deciso di intraprendere una determinata cosa, anche con molta convinzione, che e questa cosa va un po' a risolvere un qualcosa che poteva, preoccuparti, mh, o che ti sta particolarmente a cuore. Qui una soluzione che è arrivata per te, che hai intrapreso, un percorso, un lavoro nuovo, un qualcosa, in collaborazione io ci vedo anche con un qualcuno, e che ha portato una soluzione a quello che poteva essere, un certo qualcosa che prima ti preoccupava. Mi fanno vedere proprio questo, quindi con una giustizia
sei riuscito a riequilibrare o una situazione o riequilibrare anche te stesso, grazie, ad una proposta che ti è stata fatta. Può essere anche nei sentimenti, insomma, la conoscenza di un qualcuno volendo, eh. Comunque qui abbiamo questa ruota della fortuna che va a, risolvere, diciamo in un certo senso, un periodo diciamo, mhmm, se vogliamo, dove ci si sentiva magari un po' bloccati anche, abbiamo un 9 di bastoni, un 9 di bastoni, è sempre a mio avviso una carta che include una sorta di limite, dove magari ci si va a proteggere anche un po', e questa cosa è stata risolta. Si è avvicinato a te un qualcuno che ti ha in un certo senso aiutato, mi fanno vedere. Tu potresti essere particolarmente, connesso, mh, con il colore arancione, mi dicono, potresti indossarlo in questo momento o ce l'hai intorno a te. Alcune lettere con le quali potresti sentirti identificato sono, la lettera T, la lettera, N, C, R, I, lettera E e lettera S. Può essere l'iniziale di un nome, di un cognome, di un paese, E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. E adesso parliamo di abbondanza e vediamo che cosa ti dicono le carte. Aspetta che le smazziamo un attimo. Per il numero 1, abbondanza, vediamo. Mh. Ma qui l'abbondanza c'è, questa carta indica proprio quello. E è come se, le carte, ti stessero dicendo che, l'abbondanza ti arriva perché tu vai, diciamo o a risolvere un debito che puoi avere con qualcuno. Per un debito si intende che magari potresti dover dare dei soldi o ad un qualcuno o per fare una certa determinata cosa, della serie: devo comprare una macchina, devo, comprare una casa, devo dare dei soldi a qualcuno. Qua mi fanno vedere che, mhmm, hai la possibilità, ecco, di, trovare questi soldi, di riuscire ad averli per risolvere o un debito che hai, oppure andare a fare un acquisto di un qualcosa, di importante per te o che tu consideri molto importante, dove magari per un certo periodo o non potevi, diciamo, magari permettertelo, ma nel tempo questi soldi arrivano, sono o li hai messi da parte e è arrivata di recente o arriverà tra non molto, diciamo l'ultima fetta della torta, metaforicamente parlando, perché qua mi fanno vedere questo: arrivano dei soldi per risolvere o un debito o per riuscire a fare un acquisto di un qualcosa di importante per te, mh? O anche un regalo importante a qualcuno, se proprio vogliamo, Mi fanno vedere questo, quindi per il numero 1 diciamo che, qua ci vedo dei la possibilità di andare a fare, scusami, un qualcosa che prima non ti era permesso farlo. In particolare ci vedo tanto risolvere un debito o l'acquisto di un qualcosa di importante, Questo mi hanno fatto vedere per te. Quindi mi viene anche da dirti, vedendo queste carte, che
L'abbondanza riguarda l'essere ricchi con o senza soldi, però qua questi soldi arrivano, e ci prendiamo una soddisfazione. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda. Vediamo che cosa ti rispondono. Per il numero 1. Le stelle, l'appeso e il sole. Ma pare dicano un po' la stessa cosa che ti ho detto qua prima, un'aspettativa che si realizza dopo un periodo di impossibilità, dove non si poteva o tu non avevi magari, diciamo, qualcosa che ti permettesse di farlo, questo qualcosa che ti permettesse di farlo. Mi fanno un po' vedere questo. Se parliamo invece di sentimenti, puoi aver fatto una domanda che riguarda quello, qui parlano anche di una ripresa dopo un periodo di, fermo, oppure è un sì per la conoscenza anche di un qualcuno, o il manifestarsi di un qualcosa che tu desideri, dopo un periodo di attesa. Questo mi fanno vedere per te, quindi è un sì per il numero 1. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza che ti scrivo un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. Per il numero 1, vediamo. Per il numero 1. Intorno a te ci sono dei quadri o una cornice che contiene l'immagine disegnata o una fotografia che rappresenta qualcosa o qualcuno. Un'immagine o un disegno o una fotografia che rappresenta qualcosa o qualcuno. Qualcuno di molto importante per te. Non dimenticarti di quello che vedi, perché è nella tua vita e lo sarà sempre. Messaggio particolare: intorno a te ci sono dei quadri o una cornice che contiene l'immagine disegnata o una fotografia che rappresenta qualcosa o qualcuno di molto importante per te.
Non dimenticarti di quello che vedi perché è nella tua vita e lo sarà sempre. Mm? Questo era il messaggio per te. 1 e ti dico adelante. 100, suerte per te. Facciamo questa lettura dell'abbondanza. Prima però voglio parlare di te e lo faccio con questo mazzo. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu. 100, mi connetto con la tua energia, vediamo chi è il numero 100. Mazzo centrale, energia neutra, chi è il numero 100? Sei di un segno di fuoco, un ariete, leone, sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli, bilancia, acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. 100 tu sei un qualcuno che ti vedo in questo piuttosto concentrato riguardo quello che può essere nella tua vita una determinata situazione che sta andando avanti, ma probabilmente non sta procedendo come vorresti tu. Mh? Nel senso che qui con questo appeso potrebbe esserci in un certo senso un po' qualche piccola battuta d'arresto, se vogliamo, un fermo, il non riuscire a l'impossibilità di procedere. Non stiamo andando né avanti né indietro e ci vedo dei dubbi anche potrebbero riguardare, volendo, anche una persona, nonché la situazione lavorativa. Forse vuoi cambiare lavoro, forse vuoi hai con questo 7 di coppe il sogno di realizzare un qualcosa come te lo immagini tu, o vuoi creare o vuoi crearti, diciamo, una realtà un po' fatta su misura, dicono qui le carte, anche con questa giustizia. Potresti essere particolarmente connesso con i colori scuri tu. Ti piace vestirti di scuro o in questo momento intorno a te c'è un ambiente scuro, poca luce? E alcune lettere con le quali potresti sentirti identificato sono la Z, lettera M, lettera L, e la P, lettera R e lettera B, iniziale di nome, cognome, un paese. Ti vedo particolarmente identificato con queste lettere. Qui 100. Cosa devo dirti? Mi è uscita anche una torre. Allora, c'è una situazione che va o deve cambiare proprio dal giorno alla notte. Dobbiamo uscire, venire fuori da quello che può essere un qualcosa di limitante, che proprio non ti piace portare avanti, a favore, con questo mago, di un qualcosa che vuoi realizzare tu, come se tu volessi crearti un po' il tuo mondo, un mondo su misura. Ti vedo in coppia con qualcuno anche, potresti essere sposato, in coppia, e questa persona approva o è dell'idea di portare avanti un discorso come vuoi tu, quindi ti appoggia. C'è un appoggio qua, però con questa torre proprio bisogna anche ripartire da zero volendo, della serie procediamo sì, però sotto certi aspetti è necessario ripartire da zero. Mi fanno vedere questo. Abbiamo anche un 8 di coppe, quando esce l'8 di coppe mi viene anche da dire che
A volte le scelte sbagliate portano nei posti giusti, mh? Quindi se in passato, su un certo qualcosa puoi aver fatto una scelta sbagliata, sappi che non tutto il male viene per nuocere, almeno dicono questo. E qui bisogna ripartire, per una certa cosa proprio da zero, dicono. Quindi buttiamo giù questa torre, con questo mago ricominciamo da capo, rifacciamo tutto. Insomma, penso che tu mi abbia capita, mh? E questo è quello che mi hanno fatto un po' vedere per te, eh. Quindi in linea di massima io ti vedo comunque una persona con questo mago predisposta a voler apportare un cambiamento di un certo tipo nella tua vita o in una relazione. E adesso vediamo questa abbondanza, da dove arriva per te. Per il numero 100. Mh. Allora, qua mi parlano di un'abbondanza di comunicazioni che riceverai. Guarda, le prime 2 carte che mi indicano quello, e che, quindi, può essere che tu stia aspettando magari, di ricevere delle comunicazioni o comunque di ricevere un qualcosa da un qualcuno, che potrebbe anche essere legato al tuo lavoro, con questo 3 di denari. E qui fanno vedere comunicazioni che arrivano, abbondanza a livello di richieste. Se stai lavorando in proprio, possono essere, nuovi clienti, quindi richieste per quello che riguarda il tuo lavoro, o, qui indicano abbondanza di comunicazioni per un qualcosa o con un qualcuno che va a trasformare una situazione. E poi abbiamo qua questo asso di denari, quindi si ritorna in un certo senso ad alimentare, un qualcosa che si pensava, insomma, dove le cose magari non andavano per il verso giusto. Una cosa di questo tipo vedo, Mhmm, un asso di denari sta ad indicare un inizio, o comunque io ci vedo tanto un qualcosa, di molto importante per te, che grazie a delle comunicazioni che riceverai va a cambiare in positivo, oppure, si sviluppa, con questo asso di denari. Mi fanno vedere questo, quindi per il numero 100 andiamo a superare una difficoltà, di qualsiasi natura essa sia, grazie a delle comunicazioni in abbondanza, che possono essere delle richieste, ma anche, se parliamo di sentimenti, comunicazioni con un qualcuno, E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te 100, eh. Ricorda che se sei riconoscente, di queste comunicazioni che riceverai, ne riceverai ancora di più, ne avrai ancora di più. Quindi se parliamo di lavoro, di richieste di un qualcuno che lavora in proprio magari, sii riconoscente, perché di solito quando si fa così si riesce ad avere ancora di più. E questa è una frase che, mi è venuta da dirti così per te. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori, per il numero 100. Vediamo cosa ti dicono. Pensa a questa domanda.
per il numero 100. La risposta è un sì, grazie anche ad un qualcosa che sei andato tu ad alimentare o che alimenterai con questa carta del mago. Qui, la risposta è un sì, quindi mi viene anche da dirti, forse l'ho già detto prima, ma la vera ricchezza non deriva dall'abbondanza, ma da una mente serena. E questo mi è venuto da dirtelo per via di questa carta delle stelle che ci parla in un certo senso di serenità. Se hai chiesto per i sentimenti è la stessa cosa. E adesso ti chiedo di pazientare un attimo e ti scrivo un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. Per il numero 100. Vediamo. Per il numero 100. In casa tua ci sono tante cose, oggetti di ogni genere. Mh. Hai l'abitudine di conservare tutto. Troppo. Mh. Ehm, stipato in un mobile, e dico stipato perché ci vedo tante cose, o in un cassetto, in mezzo a tante altre cose, c'è un oggetto al quale non stai dando, la giusta importanza. È un regalo che ti ha fatto qualcuno e te l'ha fatto con il cuore. Mh. E questo era il messaggio per te. In casa tua ci sono tante cose, oggetti di ogni genere, forse hai l'abitudine di conservare tutto, troppo. Stipato in un mobile o in un cassetto, in mezzo a tante altre cose, c'è un oggetto al quale non stai dando la giusta importanza. È un regalo che ti ha fatto qualcuno e te l'ha fatto col cuore. Questo è stato il messaggio per te. 100. E ti dico adelante. Sai, mi viene anche in mente questa frase che dice: più materiale c'è in magazzino, e meno probabilità hai di trovare ciò di cui hai bisogno, Questa scrittura mi ha ricordato quella frase. Adelante 100. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!